L'angolo rosso, quindicinale su lavoro, credito e risparmio a cura di FISAC CGIL. Parliamo adesso nell'angolo rosso di un appuntamento molto importante. Questa puntata si chiama infatti Prossima tappa Roma 25 ottobre. Di che stiamo parlando? Prima di tutto gli ospiti: Paolo Gozzani, il segretario organizzativo della CGIL della Toscana, buongiorno, ben trovato. Buongiorno a tutti. Anche a Laura Marchini, la segretaria generale della FISAC CGIL di Pisa, buongiorno a lei. Buongiorno. Dunque, stiamo parlando naturalmente dello sciopero generale proclamato dalla CGIL, perché c'è stato un recente sciopero generale proclamato dalla CGIL e, Gozzani, la vostra organizzazione tornerà in piazza a Roma il prossimo sabato 25 ottobre per dire no a quella che chiamate finanziaria di guerra e chiedere al governo interventi per salari, scuola, sanità, giustizia sociale ed equità fiscale. Puoi riproporre i temi all'attenzione dei nostri ascoltatori che si domandano che succede il 25 e perché un nuovo sciopero? Allora, noi il 25 scendiamo in piazza appunto contro una finanziaria di guerra perché non abbiamo ricevuto nessuna risposta da questo governo. C'è una gravissima emergenza salariale. Non sono stati rinnovati i contratti pubblici, come tu sai la controparte dei lavoratori pubblici è il governo, non c'è, sulla fiscalità non c'è progressività, quindi non c'è un minimo di equità e c'è un potere di acquisto che è, diciamo così, peggiorato in maniera molto significativa e quindi le tasse, l'IRPEF le pagano esclusivamente i lavoratori dipendenti e pensionati in un paese che ha un'evasione fiscale che ha cifre incredibili e soltanto se si intervenisse su quella si potrebbe fare una finanziaria a difesa dello Stato sociale, sanità e istruzione. C'è un'ingiustizia di fondo perché la tassazione è inferiore sulle rendite rispetto a chi lavora. Noi abbiamo anche proposto di fare una sorta di patrimoniale sulle grandi ricchezze che sono 500.000 paperoni e con quella avremmo recuperato 26 miliardi e anche questa proposta è sembrata un qualcosa da non tenere in considerazione. In un contesto che guarda, le aziende hanno fatto profitti e poi vabbè, questo è un governo anche di un ministro Salvini che aveva fatto la sua battaglia della campagna elettorale per la Fornero e sono stati anche capaci di peggiorare le pensioni. Per quanto riguarda il lavoro aumenta, che dicano che aumenta l'occupazione, l'unico dato che aumenta è quello della precarietà. Non vi sono politiche industriali, come tu sai c'è questo vincolo anche europeo dell'aumento del PIL per gli armamenti a discapito ad esempio degli investimenti sull'auto, c'è un taglio dei servizi e quindi noi in un paese dove non ci si può neanche curare, dove non c'è un futuro per i giovani con la scuola, che i nostri giovani debbano andare all'estero, pensiamo che dobbiamo continuarci a mobilitare. E a mobilitare insieme a quel movimento di giovani che sono scesi in piazza sulla pace, perché non è vero che non è la stessa battaglia quella è la stessa battaglia, perché è una battaglia per un mondo più civile, un mondo più coeso, un mondo più umano, un mondo dove non tutto decide il mercato che sconfina addirittura nei conflitti violenti e armati, ma in un mondo dove la politica si riappropria della democrazia e investe sulla qualità delle proprie popolazioni. Infatti noi
ci rivolgiamo e ci stiamo rivolgendo a tanti giovani che l'unico modo per riconquistare un futuro migliore è quello di lottare, quello di indignarsi, di arrabbiarsi e civilmente di partecipare, anche di confliggere per ritornare ad avere una centralità. Non è possibile che ci sia un mondo di sovranisti, nazionalisti, dittatori che decidono tutto sopra le teste di un popolo, e che il popolo e dal popolo sia chiesto soltanto, diciamo, lavoro, e lavoro a condizioni quasi di sfruttamento. Ecco, noi siamo convinti che il 25 ci sarà una grande iniziativa che continuerà con questa mobilitazione di massa. Dalla Toscana partiranno più di 5.000 giovani lavoratori, tutti molto determinati, così come loro sono stati questo popolo durante i nostri referendum, così sono stati determinanti durante la lotta a favore della Palestina contro il massacro, il riarmo e l'atrocità. E quindi noi conveniamo che possiamo rimettere anche in questo paese al centro il lavoro e la dignità dei lavoratori. Invito tutti a rivolgersi alle CGIL provinciali per aderire e salire sui nostri pullman e sui nostri treni. Sulla questione internazionale torniamo tra poco, però Laura Marchini, la giustizia fiscale è uno dei punti della piattaforma per la manifestazione del 25 di ottobre. Ora, nell'ultimo triennio le banche hanno registrato una super redditività, alimentando anche il dibattito sulla tassazione degli extra profitti, tante volte annunciata, mai realizzata. In questi giorni il governo, che è impegnato appunto nella manovra di bilancio, ha cercato una quadra al proprio interno anche su questo tema. Qual è la vostra analisi in proposito e soprattutto cosa chiedete? Sì, intanto va detto appunto che il tema fiscale è cruciale per poter far ripartire il paese, perché come diceva Paolo, una tassazione equa può essere veramente il motore di una ridistribuzione della ricchezza, e non a caso è tra i punti che rivendichiamo per i quali saremo in piazza il 25 ottobre. In particolare il settore bancario è un settore ricco che trattiene la ricchezza che genera e la riversa ben poco nel sistema, e sono pochissimi a trarre beneficio. Quindi tassare gli extra profitti sarebbe un modo per distribuire un po' di quella ricchezza che le banche hanno accumulato e, diciamo, riversarla sul sociale, finanziando qualcosa di utile per la comunità, come ad esempio la sanità, che serve a tutti e a tutte ed è in grande sofferenza. Ricordiamo perché si parla di extra profitti delle banche, perché le banche hanno visto crescere esponenzialmente i loro profitti per fattori esogeni come l'aumento dei tassi di interesse da parte della BCE. E nell'ultimo triennio questo aumento di profitti cuba oltre 160 miliardi, questo per dare un ordine di grandezza a chi ci ascolta. In questo scenario, appunto, che dura da ormai 3 anni, il governo ha più volte annunciato una tassa sugli extra profitti delle banche, ma non l'ha mai realizzata. Come spesso fa gli annunci a cui poi non seguono i fatti. Quello che ha fatto in passato è stato di fatto chiedere alle banche: volete usare questi extra profitti per patrimonializzarvi o pagarci sopra il 40% di tasse? Ovviamente le banche hanno scelto la prima opzione, e nell'attuale manovra il governo dice alle banche che se vogliono svincolare quegli extra profitti che avevano messo a patrimonio e redistribuirli agli azionisti, possono farlo pagandoci non più il 40% di tasse, ma solo il 27,5%. Quindi già c'è uno sconto, e inoltre c'è un fattore aleatorio, perché le banche pagheranno queste tasse solamente se decideranno di svincolare queste somme, in misura che dipende da quante somme svincoleranno. Quindi nei fatti le banche diventano un po' l'unico soggetto in Italia che può permettersi di decidere se pagare le tasse, quanto e quando, e questa è la prima anomalia che va registrata e che andrebbe sanata. Un altro provvedimento che è stato fatto dal governo è quello di chiedere alle banche un anticipo sulle tasse, che porta sì liquidità nell'immediato, nel breve termine, ma poi crea un ammanco nel futuro gettito fiscale, perché le tasse che le banche hanno già pagato non pagheranno in futuro. Quindi ancora una volta, se queste sono, diciamo, le misure che poi verranno confermate, sembra che la montagna abbia partorito un topolino, diciamo così, e più che di una
stangata alle banche dovremo forse parlare di propaganda del governo, quindi non la stangata che alcuni giornali hanno titolato, ma è propaganda di fatto, perché non c'è niente di concreto. Noi pensiamo che a fronte di tanto profitto si imponga un contributo per il Paese sotto forma di una tassazione straordinaria degli extra profitti, ma che sia anche doveroso pensare per il settore delle banche, come per tutti i settori che creano questi profitti, una tassazione progressiva strutturale al fine di garantire una maggiore equità in un paese dove si vedono continuamente aumentare le disuguaglianze. Non dimentichiamo 6 milioni di persone in povertà assoluta e per chiudere mi piace ricordare che senza giustizia fiscale non ci può essere giustizia sociale, ed è per questo che ci mobilitiamo, anche per questo che ci mobilitiamo il 25 ottobre a Roma. È chiaro, non c'è dubbio. La CGIL, Paolo Gozzani, l'ultima battuta su questo: continua a essere protagonista della mobilitazione contro ogni conflitto, mesi terribili, uno spiraglio che si intravede in Medio Oriente. Cosa consegna il sindacato? Cosa intende portare in dote il sindacato stesso alla discussione politica, Paolo? Ma noi assolutamente pensiamo di aver rimesso al centro con le nostre mobilitazioni la questione del lavoro, perché purtroppo dagli anni 90 è saltato il compromesso capitale e lavoro. Lo è saltato con le politiche liberiste, reganiane della Thatcher, ma lo è saltato anche purtroppo con la terza via che hanno intrapreso partiti socialdemocratici, socialisti europei. Non dobbiamo nasconderci che la globalizzazione che va governata, la modernizzazione, la flex security dovevano essere delle forme per rimanere competitivi nel mercato, invece hanno generato nessuna sicurezza ma molta flessibilità, che è poi concisa con una gravissima precarietà. Nel mondo del lavoro si fatica a costruire un soggetto collettivo perché non c'è più una lotta di classe verticale, i lavoratori contro il capitale, ma purtroppo hanno generato una lotta di classe orizzontale, un lavoratore contro l'altro con le diverse condizioni contrattuali sui diritti e via dicendo. Noi dobbiamo invece ricomporlo il mondo del lavoro, fare un soggetto unico, forte di rappresentanza. Infatti la CGIL sta facendo anche tutto una revisione all'interno organizzativa per poter anche sulla contrattazione essere più inclusiva, e dovremo fare in modo appunto che il lavoro ridiventi un fulcro, ridiventi il centro, la centralità, come dice la nostra Costituzione, e infatti il nostro programma è la nostra Costituzione, che i suoi principi costituenti sono il lavoro dignitoso, la sovranità, la solidarietà, la progressività e, diciamo così, una giustizia sociale che possa riportare al centro le comunità, le società, e non lasciare da solo gli individui in questa cultura che è diventata soltanto egoistica, individualistica e vantaggiosa soltanto con la meritocrazia per chi più ha. E quindi noi abbiamo tanto da fare, ma siamo convinti che abbiamo intrapreso la strada giusta con i referendum, con le mobilitazioni, con questa partecipazione il più larga possibile. Noi pensiamo di essere il soggetto protagonista che porterà anche le forze politiche sulle questioni del lavoro, il lavoro come appunto l'ho descritto, non quello, diciamo così, umiliato e svilito degli anni passati, e da lì potrà ripartire una riscossa. Abbiamo tanto da fare, ma abbiamo anche tanta, diciamo, generosità. In questi giorni io sono stato anche emozionato da vedere quanta idealità, quanto valore e quanta speranza e voglia di lottare ci hanno trasmesso tanti giovani che sono scesi in piazza. Certo.
Grazie Paolo Gozzani, grazie segretario organizzativo della CGIL della Toscana, e grazie anche a Laura Marchini, la segretaria generale della FISAC CGIL di Pisa. Buona giornata a voi, grazie per essere stati con noi. Grazie, buona giornata. Buona giornata, grazie. L'angolo rosso, quindicinale su lavoro, credito e risparmio a cura di FISAC CGIL.